Siete lì, davanti al vostro carrello Amazon, facendo un ragionamento che fila liscio come l'olio. Perché devo spendere 4.000 euro per una RTX 5090 se posso comprare due 5070 da 12 GB e avere quindi un totale di 24 GB di VRAM? Fermatevi, svuotate quel carrello. Se nel gaming il multi-GPU è morto da un pezzo, nel mondo dell'intelligenza artificiale unire due schede video consumer attuali per sommare la memoria non solo è inutile, ma è anche fisicamente impossibile. E non si tratta solo di un limite hardware, dietro c'è una scelta commerciale precisissima da parte di Nvidia. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. Oggi smontiamo uno dei miti più costosi del nostro settore. Vedremo come il VRAM pooling su ConfUI è un miraggio e come Nvidia ha castrato i nostri PC per proteggere le sue schede professionali. Mettetevi comodi perché oggi si scende nei dettagli tecnici. Partiamo dal problema alla radice. Su ConfUI, se avete due schede video e provate a lanciare una generazione, il sistema ignorerà completamente la seconda, se ne frega letteralmente. Il framework su cui si basa tutto, PyTorch, alloca il modello e i calcoli su un unico identificatore, il famoso CUDA 2.0. Perché non distribuisce tutto in automatico? Per capirlo dobbiamo guardare i numeri brutali dell'hardware. La VRAM all'interno di una singola scheda viaggia a velocità nell'ordine di centinaia di gigabyte, se non addirittura terabyte al secondo. È progettata per gestire i continui e massicci spostamenti di tensori richiesti ad ogni singolo step di denoising del keysampler. Se provassimo a spezzare a metà il modello fra le due GPU, quello che tecnicamente viene chiamato il tensor sharding, questi enormi blocchi di dati dovrebbero passare continuamente da una scheda all'altra attraverso il bus della PCIe sulla scheda madre. E qui, cari miei, la matematica non perdona. Anche su uno slot Gen 4 o Gen 5 parliamo di una banda passante che va dai 30 ai 60 GB al secondo. E so già cosa state pensando. Ma io dico, ma se il modello pesa 12 GB e la banda passante è 30, addirittura 60, dovrebbe bastare ad avanzare. E che cos'è? Allora intanto anche meno. No, perché non state passando un singolo file da 12 GB una sola volta. In un modello di diffusione, durante l'inferenza, i dati passano attraverso dozzine di layer neurali per ogni singolo step. Se la unit è spezzata a metà fra due schede, queste devono passarsi i dati parziali centinaia se non addirittura migliaia di volte per generare una singola immagine. La latenza del PCIe crea un imbuto istantaneo. Le GPU passerebbero più tempo ad aspettarsi che a calcolare, rendendo il sistema lentissimo. È come avere una Ferrari, ma costringerla a fermarsi al casello autostradale di Ferragosto per ogni singolo pixel. E un'altra obiezione classica è bello lui, fresco, ma esistono i nodi per assegnare le GPU in ConfUI. È vero, potete dire a ConfUI di assegnare il modello su una GPU 0 e il text encoder sulla GPU 1. Sì, evitate di intasare la RAM e per alcuni workflow può essere anche molto utile. Ma attenzione, questo non è VRAM pooling, state solo parcheggiando i modelli in stanze diverse. Il calcolo pesante dell'inferenza avverrà sempre e solo sulla singola GPU dove risiede il modello principale. Se il vostro modello pesa 16 GB e le vostre schede ne hanno 12 l'una, il sistema andrà in offloading sulla lenta RAM o peggio andrà in out of memory. I giga della seconda scheda rimarranno lì a guardarvi, vuoti inutili, mentre il vostro rendering si paralizza. Il collo di bottiglia del PCIe di cui abbiamo parlato è un limite fisico e reale. Ma c'è un dettaglio fondamentale, questo limite tecnicamente era già stato superato anni fa. Nvidia aveva creato un ponte ad altissima velocità per far comunicare le schede video bypassando la scheda madre, l'NVLink. Esso permetteva e permette larghezze di banda mostruose, perfette per lo scambio di tensori. Ma se guardate una RTX 40 o le nuove RTX 50, il connettore NVLink è sparito. Nvidia lo ha letteralmente segato via dalle schede consumer. Perché? Per pura e semplice segmentazione di mercato. Pensateci, se Nvidia permettesse di fare il VRAM pooling su due 5070, come farebbe Jensen Huang a cambiare ogni settimana una giacca di pelle? Un po' di cuore ragazzi! Consentire il multi-GPU sulle GeForce per queste applicazioni distruggerebbe il loro mercato enterprise. E qui vi anticipo perché so già a cosa state pensando. Mi compro due RTX 3090 che avevano ancora l'attacco fisico, gli metto l'NVLink,
ho 48 GB di VRAM spendendo pochissimo e è andata così a posto. Via. Sbagliato, perché è qui che la gabbia Nvidia si chiude definitivamente. Il blocco software. Avere il ponte fisico NVLink tra due 3090 non trasforma magicamente le due schede in un'unica entità per PyTorch e ConfUI. Per fare il vero VRAM pooling, il sistema operativo ha bisogno di accedere a funzionalità driver di basso livello, come il peer-to-peer memory access o la modalità TCC. Indovinate un po'? Bravi, giusto? Nvidia castra volontariamente queste cose sui driver GeForce. E se ve lo state chiedendo, no, i driver studio non aggiungono niente di più. In realtà sono solo delle versioni più stabili dei driver GeForce che vengono rilasciati più frequentemente, ma non hanno praticamente nessuna funzionalità in più rispetto alla loro controparte GeForce. Nvidia riserva il parallelismo senza restrizioni solamente ai driver per schede professionali e server. Quindi anche con due 3090 collegate col ponte d'oro, per ConfUI avrete sempre due dispositivi separati, CUDA 0 e CUDA 1. Il software vi impedirà di spalmare un grosso modello da 30 GB su entrambe le schede in modo ottimale. Rimarrete negli stessi identici limiti di chi non ha l'NVLink. E se state pensando ai cari vecchi tempi dove si potevano moddare i driver, flashare BIOS diversi, che bei tempi. Mi ricordo quando avevo flashato una FX 5090 XT con un BIOS diverso, ma oggi non si può più, perché i BIOS sono letteralmente criptati e molte di queste soluzioni vengono addirittura tagliate col laser sul silicio direttamente. La prigione è chiusa a tripla mandata. Oddio, poi ci sono situazioni dove hanno modificato dei BIOS, sono riusciti a fare delle modifiche, però considerate quanto costano queste schede video, quanto si rischia e la possibilità di fare un brick è altissima, bisogna avere conoscenze incredibilmente più alte rispetto a una volta che bastava installare i driver moddati o fare un flash che comunque sia ti toglieva ore di vita, ma non era così rischioso. A questo punto la domanda sorge spontanea. Se Nvidia blocca le GeForce e per fare il vero pooling servono schede da migliaia e migliaia di euro, con script molto complessi che un utente normale non userebbe, come ne usciamo? La soluzione non è comprare più schede video o schede più costose, è eliminare il collo di bottiglia che le separa. La risposta quindi non è aggiungere altre GPU, è distruggere il bus PCIe e cambiare il modo in cui gestiamo la memoria. Il problema del PC tradizionale è che la VRAM sta sulla scheda video, la RAM, tanta ma lenta, sta sulla scheda madre e di mezzo c'è il PCIe che fa da imbuto. Il futuro delle AI si chiama architettura a memoria unificata. L'idea non è tanto incollare GPU e CPU vicine. Alla GPU della CPU gli frega poco e niente, è già tanto se si salutano sul pianerottolo, quindi immaginatevi. Il vero trucco è creare un'unica gigantesca piscina di memoria ultra veloce alla quale la GPU può accedere direttamente e sguazzarci dentro con i suoi gonfiabili. E so già le obiezioni nei commenti, ma tipo Apple lo fa già saldando la memoria. Se voglio 128 GB devo vendere un rene e se si rompe un chip devo buttare tutto il Mac. È vero, ma il mercato PC sta già rispondendo. Stanno arrivando nuovi standard come le memorie LPCAMM 2 o nuovi bus di sistema. Modelli espandibili, sostituibili, ma con larghezze di banda che iniziano a competere faccia a faccia con la VRAM. Stiamo andando verso workstation con 128 GB, 256 GB di RAM talmente veloce che la GPU la userà direttamente come fosse VRAM. Nvidia lo fa già da tempo nel mercato server, con i suoi super chip Grace Blackwell, ma la vera notizia è che nel mercato consumer la strategia sta cambiando proprio adesso. Stanno per arrivare i processori ARM sviluppati da Nvidia e MediaTek per portatili Windows. Avranno CPU, GPU RTX e memoria adiacente, tutto in un unico pacchetto. E se vi spaventa la parola ARM, state tranquilli. In ConfUI il vero calcolo matematico lo farà sempre la GPU integrata. La CPU smisterà solo il traffico. In realtà un primo assaggio di questo futuro senza colli di bottiglia è già arrivato sulle nostre scrivanie. Ed è la prova definitiva che Nvidia sa qual è il vero problema dell'AI in locale. Parlo del nuovissimo DGX Spark, un mini supercomputer grande quanto un Mac Studio. Al suo interno c'è il superchip GP10 Grace Blackwell, CPU ARM e GPU unite, con 128 GB di memoria LPD DDR5X condivisa e saldata a fianco del silicio. Niente bus PCIe di mezzo, i dati viaggiano liberi e i modelli enormi girano in locale senza il minimo intoppo. Il DGX Spark è una macchina incredibile.
Certo, parliamo di un sistema da quasi 5.000 euro, dedicato a laboratori, professionisti, volendo anche a piccoli youtuber che hanno canali sull'AI open source e che sarebbero molto contenti di testarlo e di provarlo. Quindi Jensen, so che tu guardi questo tipo di canali, questa nicchia, quindi se vuoi mandarmene uno io lo userò molto diligentemente. Ma la domanda a questo punto cambia. Se le aziende non ci permetteranno mai di unire 2 o più schede video insieme per non cannibalizzare il lato server, saremo sempre costretti a usare delle schede video da gaming ultra costose per generare con l'AI? O il mercato dei PC desktop potrebbe o subirà una spaccatura storica? Ma allora siamo condannati? Siamo costretti a sottostare al ricatto di Nvidia e dei poteri forti che ci costringono a comprare schede gaming sovrapprezzate per poter generare con l'AI? Forse no. Forse la soluzione non è usare 2 schede video o forzarle a fare qualcosa per cui non sono nate completamente. Forse la soluzione è tornare alle origini. Chi ha qualche cappello bianco come me ricorderà la fine dei meravigliosi anni 90. Che bei tempi quelli. Se volevi giocare seriamente ai videogiochi non compravi una scheda video qualsiasi, compravi una 3DFX Voodoo. Era una scheda dedicata esclusivamente all'accelerazione 3D. Non faceva altro, ma faceva meglio di chiunque. Che mito, la Voodoo 5 5000, la sogno ancora oggi, se potessi la comprerei ancora. E tra l'altro, sapete chi ha comprato 3DFX? Nvidia, bravi. O, se facciamo un altro esempio, la scheda che si metteva per il Physics, perché prima non era di Nvidia, era di Ageia. Si metteva una scheda dedicata che si occupava esclusivamente della fisica, poi Nvidia l'ha comprata. Non è per forza un male, ma alle volte fagocitare tutti i tuoi concorrenti ti porta a essere poi in un monopolio devastante come lo è adesso Nvidia. Ma oggi, nel 2026, stiamo forse per affrontare un qualcosa di similare. Aziende come TensorRent, guidata da quel genio di Gene Keller, l'uomo che ha salvato AMD con i Ryzen e che ha disegnato i chip di Apple e Tesla, sta già lavorando al futuro. Non stanno costruendo schede per far girare il Cyberpunk a 144 fps. Stanno costruendo acceleratori AI puri su schede PCIe. Senza dover gestire il peso del ray tracing, dell'output video a risoluzioni altissime, dei LED RGB, queste schede possono dedicarsi a 2 cose essenziali: la gestione della memoria e il calcolo tensoriale. Immaginate un domani, non troppo lontano, dove invece di impazzire dietro a 2 5070 potrete comprare una scheda dedicata da 64-128 GB, sperando ad un prezzo umano, pensata solo per far girare i vostri modelli di diffusione o i vostri LLM. Questo creerebbe una divisione sana del mercato. La bolla GeForce scoppierebbe. Le schede video tornerebbero a essere per i videogiocatori o al massimo per l'uso su alcune applicazioni col GPGPU a prezzi normali, e per noi AI smanettoni avremmo l'hardware dedicato che ci serve. Un ritorno alla filosofia delle Voodoo, dove ogni componente fa bene il suo mestiere. Ma fino a quel giorno, ragazzi, restiamo coi piedi per terra. Il sogno di unire 2 schede video da gaming per dominare ConfUI resterà purtroppo solo un carrello di Amazon da svuotare prima di fare danni al portafoglio. Il futuro è nella memoria unificata e nei chip dedicati. Tutto il resto è solo marketing e cavi che non comunicano. E voi cosa ne pensate di queste future tecnologie anche un po' attuali? Siete più per una visione stile Apple con un SoC tutto integrato o per una scheda dedicata che si occupi esclusivamente di AI? E se non vi siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi, così non vi perderete anche i prossimi video. E se volete c'è il server Discord dove un sacco di persone condividono, danno consigli, aiutano, e soprattutto se avete problemi su ConfUI è il posto migliore dove cercare aiuto. Ma se volete supportare questa pagina e farla crescere anche con tanti nuovi video, c'è la pagina Patreon dove metto sempre in anticipo i workflow che poi mostro nelle guide quando ci sono quelle legate a ConfUI. Allora ci vediamo al prossimo video. Ciao!